Oggi siamo a Calabritto e la nostra meta di oggi è la cascata del Turno. È la seconda cascata per importanza qui a Calabritto. Adesso sigla, ci vediamo tra poco. Dicevamo che siamo alla cascata del Turno, è una delle cascate più importanti di Calabritto. In un precedente video vi avevo fatto vedere quelle del Bardenatore, vi invito ad andare a vedere il video. Noi, appena visitati la cascata del Turno, ci inoltreremo nelle sue gole. Andiamo a vedere uno dei primi affacci. Oggi c'è molta più acqua di altre volte qui alla cascata del Turno. Vediamo un po'. Siamo quasi arrivati alla cascata del Turno. Calabritto è famosa per le sue tantissime cascate. Questa del Turno è una delle più importanti, ha un salto di 18 metri. Voglio ricordare inoltre che noi siamo nel parco regionale dei Monti Picentini. E però guardate dove siamo. Qui la calura della città proprio non ci arriva, si sta di un fresco. Beh, come già sapevamo e come già avevamo programmato, arrivati ad un certo punto del percorso bisognava camminare in acqua. Ecco uno dei primi attraversamenti che faremo in acqua. Cosa dire? Incamminiamoci. Il percorso diventa sempre più complicato, però più diventa complicato, più ci sono soddisfazioni nel risalire questo fiume.
da dire che Calabritto offre davvero tanto, tantissimi percorsi, quasi tutti con acqua, che soprattutto d'estate è una bella cosa. Tanucà, noi Ettore. Ci sta indicando pure la strada. Guarda, l'avevo sentito. C'è un simpatico cane che ci sta praticamente facendo da cicerone, va avanti e indietro lungo il percorso e ci fa vedere dove sono i passaggi. Deve avere un padrone che l'avrà lasciato libero, qualche agricoltore oppure qualche allevatore della zona, perché il cane c'è una campanellina al collo, però ci sta facendo compagnie. Ci sono diverse frane, quindi a tratti il percorso, che già non esiste un vero e proprio percorso, ce lo dobbiamo rifare continuamente, dobbiamo trovare continuamente punti di passaggio. Facendoci un pochettino di spazio fra la vegetazione, scendendo, salendo, scendendo, riusciamo a trovare degli scorci che sono davvero incantevoli. Spesso mi chiedono, ma nelle vostre escursioni c'è qualche rischio? Si corre qualche rischio? Certo che si corre qualche rischio. Non per niente siamo nella natura, dove noi che veniamo dalla città non siamo abituati a muoverci in modo agevole. Diciamo che cerchiamo di ridurre i rischi alla percentuale più bassa possibile. Cerchiamo di andare calmi, di non strafare, e in genere tendiamo ad allontanare quelle persone che a volte si associano nelle nostre escursioni, che tendono un pochettino a strafare. Questo sì. Al momento c'è sempre andato qua, diciamo benino, qualche piccolo incidente l'abbiamo avuto pure noi. Per fortuna mai niente di grave o di serio. Ma alla base delle escursioni ci deve sempre essere la sicurezza. Sempre. Dopo esserci spinti un bel po' avanti, dopo aver fatto tantissime foto del torrente, abbiamo deciso di tornare indietro. Quindi adesso un pochino senza fretta, un pochino alla volta, torniamo indietro verso la macchina. Quello in lontananza è Calabritto. Noi adesso andiamo a prendere la macchina perché la nostra escursione finisce qui. Facciamo un piccolo riassunto della giornata. Diciamo che siamo stati al fresco, fotograficamente è stata una giornata molto proficua. Adesso non ci rimane che fare qualche chilometro per recuperare l'auto e poi qualche oretta di macchina per tornare a casa. Un saluto a tutti e vi ringrazio per aver visto questo video.